Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Se c'è un settore che non sta risentendo della crisi, anzi che è in costante crescita, è proprio quello delle power station. Per questa ragione ve ne faccio conoscere tante, perché me ne propongono tante e perché le acquistate. Oggi è il giorno della Full Send, una power station da 1200 watt e 1248 Wh. Se la guardate bene, in realtà somiglia ad un'altra power station che già vi avevo fatto conoscere. Diciamo che esteticamente, per quanto riguarda la disposizione dei tasti, il display e poco altro, è praticamente identica. Quello che cambia è l'interno, perché quella aveva 900 Wh, questa ne ha 1248, l'impugnatura, la colorazione e poi l'interno. Batterie LiFePO4 e tutte le caratteristiche che contraddistinguono le ultime power station, tra cui la funzione di UPS, che è quella funzione che vi consente di avere la corrente costante, quindi nel caso in cui dovesse esserci un blackout interviene in pochissimi millesimi di secondo e vi dà la corrente anche quando in realtà la corrente in casa non c'è, quindi per il modem, per il computer e tutti quegli apparecchi che devono rimanere accesi. E a proposito di apparecchi che devono rimanere accesi, apparecchi che hanno bisogno di una corrente pulita, ha anche l'onda sinusoidale pura. Il prezzo attualmente è attorno ai 900 euro, inclusi pannelli solari da 200 watt. Quindi cambiamo inquadratura, guardiamo la power station, facciamo un paio di prove. Già il pensiero che devo accendere la stufetta con questo caldo mi fa sentire male. Diamo un'occhiata al manuale di istruzione e al sito del venditore. Quindi cominciamo. Allora, abbiamo sul bancone la nostra power station. Questa volta voglio iniziare direttamente facendovi vedere l'onda sinusoidale pura. Quindi abbiamo questo oscilloscopio già posizionato, collegato quindi alla power station. Accendiamola premendo il tastino di accensione, si accenderà il display e sullo stesso compaiono le prime informazioni. Quindi la durata, in questo caso non abbiamo alcun carico, quindi 99 ore ci dà il massimo della durata, 93% per quanto riguarda la batteria, quindi l'autonomia ancora presente all'interno delle celle, e queste invece sono l'input e l'output, quindi quanto sta consumando e quanto sta assorbendo, nel caso in cui dovesse essere collegata a pannelli solari oppure all'alimentazione elettrica o anche all'accendisigari dell'automobile. Ma noi accendiamo subito l'uscita in corrente alternata premendo questo tastino, quindi si accenderanno questi LED e l'oscilloscopio ci indicherà l'onda sinusoidale pura. Ok, quindi come vedete in questo caso abbiamo l'onda sinusoidale pura. Se io spengo la corrente alternata si spegne anche il segnale sull'oscilloscopio, quindi linea piatta. Riaccendiamo, perfetto, quindi dichiara onda sinusoidale pura. Abbiamo l'onda sinusoidale pura indicata anche da questa iconcina presente sul display. Adesso stacchiamo l'oscilloscopio e continuiamo a guardare la power station e facciamo un paio di prove. Ovviamente vi elencherò anche le varie funzioni e i componenti della stessa. Nella speranza che il mio accento agrigentino non confonda ancora le DLT, continuiamo quindi a guardare il prodotto. Allora, sulla parte superiore abbiamo questa impugnatura, non è gommata però è robusta, ci permette di sollevare il dispositivo. Guardiamo quindi lateralmente, troviamo, come vi ho fatto vedere poco fa, le due uscite, le due prese Schuko con l'interruttore per poterle accendere e spegnere. Questa invece è una lampada LED che si accende da questo tastino e ha tre funzioni e ha anche una luce calda, quindi man mano che noi facciamo le diverse pressioni abbiamo un segnale di SOS oppure il segnale lampeggiante. Questo invece è il comparto della corrente continua per quanto riguarda le uscite USB. Abbiamo due uscite classiche, quindi USB di tipo A, e poi uscite Power Delivery da 20 watt e da 100 watt, due ciascuno. Si accendono in questo modo e sul display compare l'icona. Stessa cosa per quanto riguarda la corrente continua, 12 volt, abbiamo l'uscita tipo accendisigari, quindi 12 volt massimo 10 ampere, e queste due invece 12 volt massimo 3 ampere. Qua invece abbiamo gli ingressi per poterla ricaricare con 700 watt di ingresso con la corrente di casa. In dotazione all'interno della confezione troviamo anche il cavo di alimentazione. Io ne ho utilizzato un altro, potete utilizzare quello che volete, l'importante è che abbia questo attacco e si carica con 700 watt da 0 a 100% in sole 2 ore. Questo invece è l'ingresso Henderson per poterlo ricaricare con i pannellini solari. Questo è il tastino di reset e queste invece sono le ventoline di raffreddamento. Nella parte posteriore abbiamo invece una grande etichetta in cui spicca il marchio CE più tutte le varie informazioni che riguardano il dispositivo. All'interno della confezione viene dato anche un certificato per quanto riguarda appunto la marchiatura CE, quindi la dichiarazione di conformità. Poi continuiamo a guardare anche la parte bassa. Come sentite
ha dei piedini, quindi delle gommine sotto, che gli permettono di avere una gran bella stabilità sui piani in cui viene appoggiato, quindi spingendolo in questo modo si ribalta piuttosto ma non si sposta. Questi che vedete invece alle spalle sono i pannelli solari che ho già provato, che funzionano bene, sono da 200 watt, io ho raggiunto massimo 180 watt, però il sole non era proprio a favore. Metterò delle inquadrature, però in quelle inquadrature era circa 170 watt. Abbiamo i due jack connettori MC4, però vengono date in dotazione diversi tipi di connettori che lo convertono sia in uscita Henderson oppure XT60. Ora comunque cercherò di farveli vedere un po' meglio. Sono rivestiti con questo tessuto, un po' come tutti i pannelli solari di questo tipo, sono pieghevoli, e ora guarderemo anche le varie caratteristiche, ma facciamo subito un paio di prove. E voi a questo punto dovreste dirmi: no dai, lascia stare, ci crediamo, perché devi soffrire il caldo, ci sono solo 28 gradi, perché dai? E invece no, non me lo dite, quindi devo accendere questa stufetta e morire dal caldo. Allora colleghiamola quindi all'uscita. Allora, questa stufetta innanzitutto arriva a 2000 watt, quindi questa power station non riuscirà ad alimentarla al massimo della sua potenza, però vediamo fino a dove arriva. Non voglio fare esperimenti assurdi, voglio solamente rendermi conto e farvi rendere conto più che altro delle prestazioni, quindi di quanto riesce a darci. Non ci resta che accendere la stufetta e vedere il consumo e la durata. Quindi mettiamola in modalità minima, aumentiamo la temperatura al massimo, abbiamo 1220 watt, quindi riesce a darci questo utilizzo con questa stufetta, che però ragazzi devo girare. Ok, si spegne quando la sollevi perché ha un sensore di sicurezza. Ok, quindi in questo modo riesce a rimanere accesa, 1200 watt, 1150 oscilla e riesce a lavorare tranquillamente, e mi dichiara ok, si è spenta, perché evidentemente avevo aumentato la potenza, quindi abbiamo superato i 1200 watt e va in protezione. E questo è un sistema di sicurezza di questa power station. Io non mi ricordo quali sono le impostazioni da dare girando il pomellino, quindi non so quando supero i 1200 watt e di quanto li supero, però qua abbiamo visto che li ha superati un pochettino, siamo andati un po' oltre i 1200 watt, mi ha permesso di utilizzarla per qualche secondo e poi è intervenuta la protezione. A questo punto abbassiamo con il potenziometro il riscaldamento, dovremmo avere un consumo più ridotto. (1224 watt, 1218, non so però, 1209. Ok, siamo praticamente entro il massimo concesso. Non so se si riesce a vedere dall'inquadratura, spero di sì. Siamo a 1203 watt. In questo modo non sta dando nessun problema, perché la stiamo utilizzando per come è stata progettata, quindi rientra entro il limite massimo. Che fortuna che ho avuto a regolare il pomello nel modo corretto, però voglio farvelo vedere bene, quindi allora dovreste riuscire a vedere. Siamo a 1204, 1205, così si vede, così almeno mi credete. So che mi credereste lo stesso, però è giusto che vediate con i vostri occhi quello che vi dico. Quindi in questo modo, sto morendo di caldo, per la scienza questo ed altro, riusciamo a utilizzarla. Questa è una prova che penso che sia più che sufficiente per farvi capire che funziona. Adesso però spegniamola, perché c'è davvero caldo, e voglio utilizzarla come UPS. Voglio vedere come si comporta, voglio farvi vedere come si comporta collegando l'alimentazione elettrica. La mettiamo sotto carica e qua sul display avremo adesso l'ingresso e l'uscita. Quando iniziate a caricarla, inizialmente ha un flusso basso di corrente, quindi pochi watt, poi va aumentando e poi si stabilizza. Nel caso in cui la batteria è scarica arriva a 700 watt. Nel caso in cui invece la batteria sia già carica, man mano che si avvicina al 100% riduce questo ingresso e quindi salvaguarda la batteria, la carica in questo modo. Adesso vediamo entrambi i valori, quindi entrata e uscita. Accendiamo di nuovo la nostra stufa. Allora abbiamo 1300, 1400, 1400 watt, sì, è riuscita a superare 1400 watt perché è sotto carica. Non so però quanto rimane con questo valore, si sta abbassando, si sta adeguando. 1250 watt, quindi ha il picco iniziale e poi si stabilizza, rimane attorno ai 1200 watt. Anche l'altra power station dello stesso tipo aveva lo stesso comportamento, quindi in teoria se io aumento la stufetta
Dovrebbe continuare ad alimentarla perché è aiutata dalla corrente che arriva dal cavo. Mettiamo al massimo anche la temperatura, 1800 watt, 2000 watt, ok, e poi va in protezione, quindi riesce a darci di più, però per poco. E allora ragazzi, ho cambiato inquadratura così riuscirete a vedere meglio il display, dato che devo staccare l'alimentazione elettrica e simulare dei blackout. Sto utilizzando questa pistolina perché mi permette di farvi capire meglio questo concetto facendo pure meno rumore. L'accenderò, sul display avremo circa 320 watt e staccherò la corrente in modo da simulare questi blackout. Quindi accendo, 320 watt su per giù, stacchiamo, ok, si accende. C'è un minimo di differenza per quanto riguarda la potenza, okay, si sente che si abbassa il flusso dell'aria, ok, funziona. Facciamo una prova velocissima pure con un dispositivo USB e poi diamo un'occhiata anche al sito del venditore. E allora ho collegato un cellulare che andrà ovviamente sotto carica e poi questo saldatore USB. Accendiamo quindi il comparto riguardante, ecco, come vedete già è andato sotto carica il telefono. E ora accendiamo il nostro saldatore, quindi premiamo il tastino specifico, in pochissimo tempo raggiungerà i 420 watt e qua abbiamo l'uscita, quindi 70 watt circa al massimo. Poi ovviamente raggiunge la temperatura e i watt si abbassano perché ormai ha raggiunto la temperatura, non c'è più bisogno di alimentarlo. Diamo un'occhiata quindi su Amazon, dove troviamo alcune informazioni e alcune immagini, tra cui il prezzo di questa versione da 1200 watt con 200 watt di pannelli solari, 929 euro, oppure con 100 watt di pannelli solari il prezzo si abbassa a 819, ma scende ulteriormente nel caso in cui non prendete i pannelli solari. Comunque abbiamo quindi 1200 watt, 1248 watt ora, abbiamo la possibilità di applicare il codice di sconto, non scordatelo perché risparmiate tantissimo, quindi 100 euro. E qua tutta la descrizione, che però è un po' troppo lunga, quindi vi dico le cose più importanti. 11 prese in totale tra corrente continua e corrente alternata, la possibilità di utilizzarlo come UPS. Queste sono le dimensioni, quindi 39 x 23 x 32 cm e il peso 14 kg. Qua giù invece troviamo le informazioni riguardanti il pannello solare, quindi le celle solari in silicio monocristallino hanno un'efficienza molto elevata, sono attualmente le celle solari più efficienti e adottano la tecnologia di sigillatura integrata FullScent. Di conseguenza i pannelli solari FullScent sono 3 volte più duraturi rispetto ai prodotti simili, prolungandone la vita. In dotazione, come vi dicevo, vengono dati 3 tipi di cavo, quindi con gli adattatori XT60, gli classici adattatori con corrente continua, oppure quelli Henderson, ma come connessione di base troviamo MC4. Diamo un'occhiata, facciamo una panoramica mentre sto utilizzando i pannelli solari per ricaricare la Power Station. Il sole non era proprio a favore, era un po' basso, comunque abbiamo ottenuto un buon risultato perché siamo arrivati circa a 170 watt. Vi ricordo di mettere sempre la Power Station in modo che sia riparata dai raggi del sole, utilizzando gli stessi pannelli come riparo appunto per fare ombra. Comunque per quanto riguarda il funzionamento sono rimasto soddisfatto. Questo sistema, per poterli reggere in equilibrio, ci permette di inclinarli in modo da seguire l'inclinazione del sole e dare quindi il massimo della potenza che riescono ad erogare. Questo è invece il libretto di istruzione, nel quale troviamo il modello 1202A, scritto anche in italiano, con tutte le varie spiegazioni sia di quello che troverete all'interno della confezione, le avvertenze e come utilizzarlo, nonché poi la spiegazione delle varie icone che troviamo sul display, velocità di ricarica, la funzione UPS e qua alla fine abbiamo anche le informazioni, oltre che come collegare 2 pannelli solari oppure uno, anche le caratteristiche tecniche che già vi ho detto, quindi trovate le stesse identiche informazioni che vi ho dato finora. E allora adesso non siamo al buio pesto, come vedete dalla destra c'è un poco di luce che arriva dall'esterno, però è una luminosità davvero bassa, quindi voglio farvi sentire quanto sia silenziosa la Power Station e anche quanto illumini questa lampada. Abbiamo la possibilità di utilizzarla all'interno di una tenda, insomma tutte quelle situazioni nelle quali c'è bisogno di poca luce, soprattutto una luce suffusa, calda, una tonalità di luce calda che ci permette di illuminare, quindi avere una Power Station che ci dà corrente e ci dà anche illuminazione. La memoria non mi aiuta, voi non me lo ricordate, quindi stavo dimenticando a farvi vedere anche gli altri prodotti sempre dello stesso venditore. Abbiamo la stessa Power Station a 699 euro, quindi senza pannelli solari, e abbiamo la possibilità, cliccando sullo stesso prodotto, poi di avere diverse opzioni di acquisto.
quindi giù ci vengono consigliate poi sempre dallo stesso venditore. Se la connessione, che come sapete è pessima nel mio piccolo laboratorio, mi aiuta, va bene, mi ha abbandonato, non funziona più. Comunque abbiamo diversi dispositivi dallo stesso venditore, vi lascerò i link, date un'occhiata perché c'è la possibilità di pagarli di meno come dispositivo in base alle prestazioni, agli accessori eccetera, ma c'è anche il codice di sconto e eventualmente il coupon sempre valido su Amazon. Diamo un'occhiata velocissima ai pannelli solari, anche se già avete visto le inquadrature in esterno, quindi sono dei pannelli molto grandi con questo sistema per poterli sistemare e posizionare sul piano d'appoggio. Qua abbiamo pure un bottone che ci permette di chiuderlo e quindi di posizionarlo comodamente, riporlo in modo da non avere ingombri, ma nel caso in cui poi vogliamo posizionarlo abbiamo tutta questa superficie, sono ben 3 pannelli. In interno si capisce meglio la grandezza, in esterno non si nota così tanto, però sono grandi e lavorano bene. Chiudiamo anche questo bottoncino e leggiamo l'etichetta presente pure sul pannello solare. Quindi il modello TYN200, abbiamo una potenza massima di 200 watt, ma vi ripeto è possibile acquistarlo anche da 100 watt. Poi abbiamo una corrente di cortocircuito da 10,6 A e una tensione di cortocircuito da 24 volt. Quindi dei pannelli solari adatti per poter ricaricare una power station di questo tipo, ma compatibile anche con altre power station e altri sistemi nei quali sono richiesti i pannelli solari. Adesso vi faccio vedere pure gli accessori, quindi quello che troveremo all'interno di questa lunga scatola, faccio da supporto per i pannelli solari altrimenti cadono, e quindi trovate tutti questi cavi. Questo è da MC4 a XT60, questo invece è quello che converte da MC4 al classico jack per corrente continua, e da qualche parte ci sono anche quelli che convertono da MC4 a Henderson, che sono quelli che ho utilizzato per poter ricaricare questa power station. Eccoli, li ho trovati, erano messi da parte, quindi da MC4 a Henderson, quelli che poi vanno collegati quindi a questi connettori e di conseguenza alla power station. Ma appunto, essendo possibile collegarla ad altre power station e ad altri sistemi, abbiamo pure quegli adattatori, devo dire molto comodi. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa power station? Funziona, come avete visto, come UPS, funziona per alimentare i nostri dispositivi, non ha una capacità estremamente alta, quindi è una power station limitata a 1200 watt e 1248 Wh, però fa il suo, è utile per tutte quelle situazioni dove possano esserci dei blackout oppure dove vogliamo trasportare la corrente alternata. Se pensate che il prezzo possa essere interessante per voi, che il prodotto possa fare per voi, quindi soddisfare le vostre esigenze, vi ricordo che giù c'è il link nel primo commento e nella descrizione, andate a dare un'occhiata perché potreste trovare anche un codice di sconto e quindi risparmiare ulteriormente. Potete decidere di acquistarlo con o senza pannelli solari, questo sta a voi in base a quello che vi serve. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi a questo canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione di giù, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!